Comunque notare come su 3 recensioni, 2 recensioni su un gioco Ubisoft e uno non... Visto che nello scorso video c'è stato un pezzo tipo resumo iniziale dove c'era la mia faccia, ecco adesso vi faccio capire cosa, per quale motivo c'era la mia faccia. In pratica stavo cercando di fare un PvP dentro la recensione, che comunque è una cosa figa, anche perché sarebbe, tra virgolette, una cosa che non fanno poi tutti, il PvP all'interno della recensione, anche perché è abbastanza inutile in realtà. Quindi sto cercando di farlo anche in questo video qui, che non so se mai vedrà la luce, perché c'è la possibilità concreta che come la scorsa volta scopro che la cosa ha funzionato 2 o 3 giorni dopo che l'ho fatta. Ehm, Prima di iniziare a parlare del gioco, sì, sto portando una felpa rosa e sì, sotto questa felpa rosa ho il pigiama. Il gioco di cui voglio parlare è uno spin-off, quindi non è un vero e proprio gioco, di Assassin's Creed 4, ovvero Assassin's Creed Freedom Cry. Anche questo, come tutti i giochi che praticamente gioco, quasi tutti, diciamo, è un free to play, cioè non free to play, scusate, è un gioco che mi è stato che è disponibile con PlayStation Plus. Ehm, ma io più che di Assassin's Creed Freedom Cry, del quale comunque parlerò, voglio parlare un pochino di Assassin's Creed 4 e un po' di Assassin's Creed in generale. Io con gli Assassin's Creed ho un rapporto di merda. Non mi piacciono. Cioè, è strano perché comunque alla fine tipo dice l'open world fatto in quel modo è un gioco che poi mi piace perché ne ho giocati tantissimi come quello, ma proprio Assassin's Creed non ce la faccio perché non ce la faccio per qualche strano motivo. C'è da dire che comunque l'unico vero gioco Assassin's Creed che ho posseduto insieme a questo Freedom Cry è ovviamente Assassin's Creed 4 e non so se questo più che altro è la spiegazione che mi sono dato io. Non so se probabilmente, considerando che è uscito Assassin's Creed 4 quando c'era il cambio di generazione tra PlayStation 3 e PlayStation 4, per quanto riguarda la Sony, poi in generale, vabbè, sappiamo quello che è successo. Probabilmente avendo acquistato quel prodotto per PlayStation 3 quando c'è stato questo cambio, ho comprato un prodotto che era, per quanto riguarda PlayStation 3, incompleto e per quanto riguardava comunque PlayStation 4 era leggermente migliore. Ma con Freedom Cry che ho comprato per PlayStation 4 mi sono dato la risposta che no, in realtà questo è un prodotto che fa schifo in tutte e due le parti. Ok, è un gioco vecchio, perché credo che sia del 2014, non lo so, non so sicurissimo, forse... Ma sì, credo 2014. La storia di Assassin's Creed 4 non l'ho nemmeno capita, non ho proprio capito. La storia di Freedom Cry l'ho capita, ma per il fatto che fosse uno spin-off, secondo me è stata curata male, perché poteva essere un gioco migliore grazie al fatto che comunque la tematica è profonda ed importante, ma viene trattata a cazzo di cane perché con la scusa che era uno spin-off hanno detto noi dobbiamo fare soldi, quindi no, non voglio perdere tempo a creare un'sceneggiatura decente, voglio solo tu sei un assassino, uccidi gente. In realtà, fino a metà del gioco, Freedom Cry è decente. In realtà è, anzi, forse addirittura mi è piaciuto. Poi dopo diventa un Assassin's Creed. La grafica ovviamente non è migliore rispetto a quella che ho visto su Assassin's Creed 4, ma ripeto, l'ho vissuto un po' male Assassin's Creed 4 perché l'ho vissuto sulla PlayStation 3, quando probabilmente il gioco era più ottimizzato per PlayStation 4. Mm, Veramente non so che altro. Non ci sono purtroppo tutte le canzoni che la ciurma cantava in Assassin's Creed 4, che era tra le mie cose preferite del gioco, anzi, forse è l'unica cosa che mi piaceva. C'è un solo assassino importante, ovvero il governatore dell'isola, che non mi ricordo nemmeno come si chiama, comunque c'è quell'unico assassino. Un'altra cosa che non capisco della trama, dove comunque tu sei un ex schiavo di colore che
diventa un assassino e ha questa strana missione che da una parte salva gli schiavi, dall'altra parte uccide e basta abbastanza casualmente. Eh, e l'unico vero assassino è il governatore di quest'isola che comunque ha messo a repentaglio la vita di tantissimi schiavi, poi lo vedrete alla fine del gioco, dove c'è una missione che tra l'altro a me ha toccato. Però era proprio una missione tra le tante fatte abbastanza a caso, ma saranno 3 missioni, non di più. Il che secondo me è pure sprecato perché se considerate che First Light, sto parlando di Infamous, è comunque uno spin-off di Infamous Second Son, ma uno è durato di più, due è fatto meglio, tre c'ha migliore grafiche, quattro c'ha miglior sonoro, e quindi giungendo al voto, il mio voto per questo gioco è forse uno dei più bassi che darò mai, perché comunque a me i giochi piacciono e quindi difficilmente darò un voto, anche perché non lo scaricherei se non sapessi già prima che il gioco mi piacerà o meno. Però questo gioco, come ho già detto, ho scaricato per capire se le mie ipotesi su Assassin's Creed 4 fossero vere o meno, e si sono rivelate più o meno vere, forse più false che vere purtroppo. E quindi il mio voto pieno con tutto il mio rammarico è 6,5. Perché? Punti pro. Ha un contesto storico, un background, diciamo, anche di trama, non dico soltanto il contesto storico, dico anche il contesto nel quale la storia, tra virgolette, inizia, che è molto profondo, sicuramente più profondo degli altri di Assassin's Creed 4 che non ho capito. Eh, ma può essere anche un contro perché ovviamente credo che questa trama fatta, cioè questa trama che poteva tranquillamente essere bella per questo, per il fatto che comunque noi abbiamo un personaggio De Walle, non so se si pronunci così, forse, che comunque era uno schiavo, insomma, che deve cercare di liberare gli schiavi, insomma, qualcosa di profondo, che però dopo viene curato male, diventa soltanto una furia omicida non proprio giustificata, quindi sia un pro che un contro. Altro conto non ci sono le canzoni del Ciurma, cazzo. Quindi non lo so, non so se questo video vedrà mai la luce, e se lo vedrà sono contento, e allora sarà una nuova era forse di questo canale, e se non lo vedrà la faccio solo audio come sempre. Quindi